Atalanta-Inter 0-0 il risultato finale, si è appena chiusa la gara, una partita molto molto intensa, Simo, sapevamo che sarebbe stata una battaglia, sapevamo che sarebbe stata una grande lotta con tante difficoltà nonostante le diverse assenze in casa dell'Atalanta, però dobbiamo essere onesti, anche in casa Inter c'era una grande stanchezza accumulata sia dal punto di vista fisico che mentale. Dopo i 120 minuti di Supercoppa italiana lo sapevamo, si è vista in campo un'Inter probabilmente un po' stanca, ma che comunque è riuscita a creare un gran numero di occasioni. Come al solito siamo qui a recriminare per la poca precisione in zona gol, è successo ancora una volta diverse occasioni sprecate. Va detto però che anche dall'altra parte l'Atalanta ci ha messo in difficoltà, o comunque c'è stato un super Samir Handanovic che ha chiuso la saracinesca e ci ha permesso di chiudere questa partita sullo 0-0. Un pareggio che sul campo dell'Atalanta, Simo, secondo me ci può stare, nel senso che vincere a Bergamo era uno degli avversari più tosti da affrontare, al di là delle assenze, perché comunque l'Atalanta se l'è giocata con di fatto una formazione valida e molto molto solida, e una delle avversarie più toste, una dei campi più difficili, se ne esce con un pareggio che ho visto già tifosi milanisti di altre squadre esultare, ma che nell'arco di una stagione io me lo prendo. Sono rimasto sinceramente più deluso da come è maturato il 2-2 dell'andata, nonostante anche l'andata l'Atalanta fu la squadra comunque in grado di metterci più in difficoltà per tutto il girone d'andata. In questo girone di ritorno ci prendiamo questo pareggio, peccato anche per l'ultimissima occasione di Danilo D'Ambrosio, avevamo sperato ancora una volta nel gol nel finale. L'Inter come miglior attacco del campionato, l'Atalanta dall'altra parte comunque sempre tra i migliori attacchi, si chiude sullo 0-0. Dimmi un po' la tua, Simo. Ma hai detto benissimo, alla fine lo dicevamo già nel prepartita, l'Inter arriva da 8 vittorie consecutive e da una Supercoppa vinta al 121esimo, quindi è inevitabile che la stanchezza ci sia, e così come è inevitabile che non si potesse pensare di arrivare fino a maggio vincendole tutte. Quindi prima o poi un passo falso, che fosse pieno, che fosse mezzo, doveva arrivare. Io infatti l'avevo detto subito, questa sera va benissimo anche se non usciamo con la vittoria, l'importante è non perdere, per 1000 motivi, e alla fine è maturato un risultato che ci può stare. Tra l'altro ti segnalo che dalla stagione 2017-18 l'Atalanta è negli scontri contro l'Inter in 5 gare su 9 non ha trovato il gol, e quindi questo è l'ennesimo di questi scontri, e negli ultimi 6 incroci con l'Atalanta l'Inter ne era uscita imbattuta 4 volte. Quindi voglio dire, alla fine ci poteva tranquillamente stare un risultato di questo tipo, e secondo me, come hai detto bene tu, è maturato in maniera un po' così, diciamo per certi versi deludente, perché poi hai avuto l'occasione finale con D'Ambrosio, ci hai creduto, Dzeko se ne ha sprecate un paio, però se la guardiamo in maniera diciamo oggettiva lo 0-0 va bene, ed è un punto che ci sta senza problemi. Si riparte dalla prossima, chiaramente col Venezia bisogna vincere, quello sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo, Simo, anche nell'ottica del campionato ci siamo tolti anche comunque un campo ostico sicuramente sul quale passare, quindi un avversario in meno molto importante all'interno di un periodo intenso di gare che ci aspettano da qui a febbraio. Comunque a livello di partita, dicevamo una partita a scacchi, una vera battaglia, una di quelle partite che probabilmente l'avessimo vinta avrebbe di fatto azzerato anche mentalmente le speranze degli avversari, cioè una vittoria oggi sarebbe stata molto molto più pesante dei 3 punti che ti avrebbe dato in classifica. Il pareggio comunque ce lo portiamo a casa con un Inter che di fatto però è andata anche sul campo dell'Atalanta a dominare il gioco, cioè l'Atalanta ha lasciato l'iniziativa del gioco interamente nelle mani dell'Inter, un Inter che non si è fatta problemi comunque a gestirla, magari in alcuni momenti con qualche difficoltà, con qualche errore tecnico, però causato soprattutto dall'ottimo pressing offensivo da parte dell'Atalanta, che è una delle sue migliori doti. Per cui un Inter che si dimostra anche sul campo difficile dell'Atalanta come la squadra in grado di imporre il proprio gioco sull'avversario, una squadra che riesce tra l'altro ad alternare anche dei titolarissimi senza perdere comunque la sua identità e senza perdere il rendimento, perché oggi De Frey partiva dalla panchina Lautaro Martinez, tornava Darmian dopo una serie di prestazioni incoraggianti da parte di Denzel Dumfries, eppure l'Inter è riuscita comunque a tenere il suo solito rendimento e è riuscita a creare
un gran numero di occasioni da gol, nonostante qualcuno stasera un po' sottotono. Darmian non mi ha fatto impazzire, poi le pagelle le vedremo nel prossimo contenuto, le vedremo in seguito. Mi è piaciuto moltissimo D'Ambrosio. Simo, oggi facciamo rapidamente un top e flop a livello di prestazioni individuali. Mi è piaciuto moltissimo D'Ambrosio, che come al solito si dimostra una garanzia da questo punto di vista. Mi è piaciuto tantissimo Nicolò Barella, perché è uno di quei giocatori che forse adesso va di moda criticare Barella. Vedo che da qualche parte viene messo spesso in discussione da qualcuno che forse ha la memoria un po' corta, oppure che non capisce che il calcio, comunque ci sono vari momenti all'interno della stagione, e oggi grande prestazione secondo me, di grande cuore, ma anche di tanta sostanza dietro le quinte, non solo perché tra l'altro anche da diverse sue giocate offensive sono arrivate delle grandi occasioni da gol. Su tutti per oggi non si può non sottolineare la prova di Samir Handanovic, perché dicevamo anche in apertura, è di sicuro grazie a lui se la chiudiamo sullo 0-0. E dall'altra parte l'Atalanta ringrazia un po' Edin Dzeko, che ha sbagliato diverse occasioni da gol, come dicevi giustamente anche tu, qualche errorino di troppo anche da parte di Alexis Sanchez. Secondo me Simo tra l'altro finirà un po' nel mirino anche mister Inzaghi per la gestione dei cambi. L'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso, però sappiamo benissimo che io, come ho sempre detto, non metto in discussione le scelte del mister, perché nel mio piccolo non posso paragonare la mia competenza con quella del mister Inzaghi, però da esterno vedere Lautaro Martinez relegato agli ultimissimi minuti, a meno che non ci siano dei problemi, adesso magari ascolteremo le dichiarazioni del mister, quindi vedremo un po' se c'è stato qualcosa per cui ha dovuto aspettare un po' per inserirlo, però ecco, vederlo solo negli ultimissimi minuti, quando potevi portare a casa una zampata importante per lo scudetto, mi è dispiaciuto. Ecco, questa è un po' la mia visione. Sì, e quello è l'unico grande peccato. Detto che poi, come hai detto anche tu, poi magari Inzaghi arriva in conferenza e ci dice: Lautaro aveva un problemino muscolare, non potevo forzarlo, crolla il castello, e non sarebbe la prima volta. Quello è stato Sì. l'unico peccato, perché tutti noi ce lo aspettavamo prima, e sicuramente prima di Correa, innanzitutto, che anche oggi a me non è piaciuto. Mi dispiace, ma deve fare sicuramente di più, deve metterci più voglia. Però l'hai detto anche tu, cioè alla fine se Dzeko prende la porta almeno in una delle 3 occasioni nell'ultima, oltre al fatto che fa gol, ma se fa il miracolo Musso, di fatto Musso e Handanovic fanno la stessa prestazione. E la differenza è che nell'Inter Dzeko ha lisciato 3 volte la porta, ed Ambrosio pure nell'ultima occasione. Da loro invece hanno avuto 2 grandi conclusioni su cui Handanovic si è opposto. Quindi Handanovic è il migliore in campo, sicuramente, il capitano che ti salva la partita, però hanno avuto anche loro i loro grattacapi, ecco, diciamo così. E poi ho visto il dato brevemente, adesso non ho ancora visto definitivo, ma mi pare che l'Inter abbia fatto una roba come quasi il doppio dei passaggi totali dell'Atalanta. Quindi, Sì. come hai detto tu, il possesso palla è stato tutto nostro, e questa è una notizia, perché l'Atalanta non è esattamente la squadra che ama diciamo mollare il pallino del gioco all'avversario. Quindi per l'ennesima volta l'Inter procede sul percorso tracciato. Per una volta non arrivano i 3 punti, ci sta. Perdonami solo, loro, avevo fatto prima un'imprecisione, avevo detto Inter imbattuta in 4 degli ultimi 6 incontri, ho sbagliato, 4 erano i pareggi. Gli ultimi 6 incontri l'Inter è imbattuta totalmente con l'Atalanta, 2 vittorie, 4 pareggi, questo è il 7° e il 4° clean sheet contro uno dei migliori attacchi degli ultimi anni. Quindi prendiamo anche le cose positive di questa non vittoria, che comunque non sono poche. Assolutamente. E vi faccio vedere la classifica prima di chiudere questa clip, con l'Inter che è in vetta a quota 50, stesso numero di partite del Milan che però giocherà domani in questo Monday night, anzi Monday tardo pomeriggio, contro lo Spezia a San Siro. Ricordiamo però sempre che l'Inter comunque dovrà recuperare la partita col Bologna, sempre che poi non escano cose particolari dal giudice sportivo, perché i margini anche lì per un 3-0 a tavolino senza rigiocarla ci sarebbero anche. Poi vedremo. Il Napoli invece affronterà il Bologna appunto in trasferta, e poi ci sono più indietro l'Atalanta a quota 42, quindi la Juventus a quota 41. In calendario adesso l'Inter avrà di fronte la sfida contro l'Empoli in Coppa Italia nel turno infrasettimanale. Tra una settimana poi invece si affronterà il Venezia San Siro, una partita sulla carta diciamo abbordabile, almeno che sicuramente l'Inter potrà portare a casa con un rendimento normale, diciamo così. E Simo, diciamo per chiudere, dopo una serie comunque di vittorie consecutive così importanti, 8 vittorie se non vado errato dell'Inter in campionato, più quella in Supercoppa italiana, un pareggio a Bergamo,
un po' a malincuore, però ce lo portiamo a casa, lo mettiamo lì ed è un punto che fa sicuramente comodo poi sulla corsa verso lo scudetto. Sì, anche perché ti levi un altro big match, adesso ti rimangono Milan e Napoli a stretto giro di posta, se vai bene in quelli, poi sulla carta hai il calendario in discesa. Sappiamo che poi non è mai così, però cioè, se mettiamo caso di chiudere con una vittoria in una delle prossime due e un altro pareggio, avresti chiuso con vittoria Supercoppa, vittoria Lazio, vittoria Milan-Napoli, pareggio con l'altra, pareggio Atalanta, va benissimo, cioè dal mio punto di vista, e poi da febbraio in poi ti apri al resto delle partite, quindi ci sta. Assolutamente, chiudiamo qui allora la nostra clip, sperando di non dover commentare, ma purtroppo questo ormai è un problema abbastanza assodato nell'Inter, la mancanza di precisione in zona gol. Se ci fosse spazio sul mercato per andare a cercare quel killer d'area di rigore, magari lo sogneremmo, oppure in attesa dell'esplosione definitiva di un Lautaro Martinez che ha chiuso l'andata con 11 gol, ma ci serve un killer, perché in queste partite magari la mettevi dentro, facevi l'1-0 al 16° minuto con la palla che era capitata ad Edin Dzeko e potevamo commentare un'altra partita. Va bene, vedremo cosa accadrà sul mercato nei prossimi giorni. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al nostro canale. Potete seguire in diretta tutti i giorni alle 19:30, ogni giorno nuovi contenuti, le pagelle, gli approfondimenti, le nostre analisi, il mercato e non solo. Vi ricordo che se volete potete anche sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti che trovate cliccando qui sotto, per consentirci di portarvi ogni giorno nuovi approfondimenti, nuovi contenuti, nuove esclusive e tanto altro. Mi raccomando, vi aspettiamo in diretta ogni giorno alle 19:30, iscrivetevi subito.